L'anestesia del coniglio è una delle paure più grandi per i proprietari di conigli. Sono tutti terrorizzati perché sanno che è una procedura molto pericolosa. E poi ricevono anche tante informazioni sbagliate da internet, perché ormai su internet girano molti file che fanno riferimento ormai a consigli giusti ma di 20 anni fa. Quindi ti dicono che devi usare solamente l'anestesia gassosa. Oggi invece la medicina veterinaria è andata avanti e sappiamo tantissime più cose, quindi fare l'anestesia in un coniglio è una procedura molto meno pericolosa di quello che era 5 o 10 anni fa. L'anestesia che usiamo è una combinazione tra anestesia inalatoria e anestesia iniettabili, diamo tantissima attenzione all'analgesia, cioè a togliere il dolore, e ci sono tanti piccoli particolari che devono essere considerati nell'anestesia del coniglio, ma il proprietario di coniglio che è preoccupato deve affidarsi al veterinario esperto, deve sapere se il suo veterinario è veramente esperto di conigli, perché da un punto di vista tecnico è più o meno sempre la stessa cosa l'anestesia, ma cambia da specie a specie, quindi lavorare con un coniglio vuol dire avere una sensibilità particolare per c'è un'abitudine a lavorare con animali che hanno un peso molto basso. Considerate che il coniglio pesa intorno a 1,5 kg, 2 kg, mentre invece il gatto, che è un animale piccolo, no, sta sempre sopra i 4 kg di solito un adulto. Quindi animali piccoli, animali che hanno una respirazione particolare, animali che hanno un'anatomia particolare, cioè il coniglio respira esclusivamente dal naso, non dalla bocca. E un aspetto importantissimo dell'anestesia è l'intubazione, cioè l'inserimento di un tracheotubo dentro la trachea. Questo permette al veterinario anestesista durante l'operazione di aiutare il coniglietto nella respirazione o di assistere la respirazione qualora la respirazione spontanea dovesse interrompersi. L'aspetto più importante è non stressare i conigli, quindi fare il possibile per disturbarli poco. Prima di ogni anestesia o di intervento chirurgico è importante fare una visita anestesiologica, che consiste in un monitoraggio accurato dell'apparato cardiaco, dell'apparato respiratorio ed eventualmente anche delle analisi del sangue, che sono molto utili per poter valutare quindi l'apparato, la funzionalità renale, la funzionalità epatica ed eventualmente alcuni squilibri elettrolitici che potrebbero creare dei problemi durante l'intervento o comunque nella fase di premedicazione e di sedazione. La sedazione viene fatta con un cocktail anestesiologico che può variare a seconda di quello che il veterinario reputa più idoneo e più accurato, e può essere fatta quindi una puntura in fase di premedicazione a livello dei muscoli lombari, che sono molto vascolarizzati, o a livello della coscia. Durante l'anestesia del coniglio non controllare adeguatamente il dolore può essere anche fatale per lui. Molti anestetici che utilizziamo non garantiscono un'adeguata copertura analgesica contro il dolore. Di conseguenza il coniglietto dorme ma inconsciamente avverte dolore, quindi è importante già prima di addormentare il coniglio somministrare analgesici anche molto potenti, come per esempio i derivati della morfina. Non gestire adeguatamente il dolore ci può portare dei problemi sia durante una chirurgia ma anche in fase di risveglio, perché durante il risveglio magari il coniglietto non ricomincia a mangiare adeguatamente e ha dei tempi di recupero molto più lunghi. Una fase molto importante dell'anestesia del coniglio è l'intubazione endotracheale. Noi ci avvaliamo di un supporto endoscopico, quindi grazie all'utilizzo di questo strumento possiamo visualizzare direttamente la laringe ed evitare che durante l'intubazione vengano trasportati in trachea anche dei filamenti di cibo, del materiale che è presente nella bocca e che quindi può causare dei danni anche molto seri al coniglio.
Quando si parla di chirurgia dei piccoli mammiferi è fondamentale avere alle spalle un team di anestesisti che si occupa del benessere del nostro animale e quindi è importante che il nostro paziente non senta dolore durante la procedura chirurgica e l'aspetto dell'analgesia sia seguito sia pre che durante che dopo la chirurgia. È ovviamente importante rivolgersi a un gruppo di chirurghi che siano preparati sugli animali esotici in modo tale che la procedura chirurgica sia ridotta al minimo. Ed eccoci qua, l'intervento è concluso, l'anestesia sta passando, rimane l'azione degli antidolorifici un po' forti che lo seguiranno ancora per qualche ora, però insomma tutto va bene. Dovrà fare una terapia antibiotica e appunto antidolorifica per qualche altro giorno, però mi sembra che possiamo stare tranquilli, ormai è ora di tornare a casa.